Ti offro una Rose. Una Rose. Una Rose, questa Rose è una rarità, se vogliamo. Certo. Che è il recentissimo DAC top di gamma della Hi-Fi Rose, Sì. uscito da pochissimo, Sì. che contrariamente ai prodotti Rose che abbiamo analizzato sinora non è uno streamer DAC, ma è un DAC puro. Quindi loro hanno detto questo è il nostro DAC di riferimento, high-end, da abbinare ad uno dei nostri streamer o allo streamer che voi volete. Noi nella fattispecie l'abbiamo collegato ai 2 nostri server, poi vi raccontiamo perché. Esatto. È stata una prova interessante. Faticosissima. Faticosissima, sì, perché... Vai, parla tu. Perché non ci facciamo mancare niente, stavo dicendo. Esatto. E quindi ci siamo ricaricati sulle spalle il bestione della Esoteric per avere un finale completamente bilanciato da collegare a questo DAC, che anche lui è completamente bilanciato. E ha un controllo del volume sofisticato, e quindi volevamo arrivare fino in fondo alla prova e cercare di capire tutte le funzionalità del DAC, per cui poi certe volte, apro e chiudo la parentesi, quando c'è qualcuno che commenta in modo sferzante mi ferisce ancora di più, perché forse non si meritano tutto il lavoro che io e te vi dimostriamo di fare. Va bene, ma non vogliamo entrare in polemica. Subscribe, campanella, a tra poco con tante cose molto interessanti. Ciao! Ciao! Noi stiamo sentendo il live dei The National, Sì. esattamente a 1 anno di distanza dal concerto, questo qui, che è stato fatto all'Olimpico e al quale io sono stato. E io no, invece vedi. Concerto meraviglioso e live che si sente benissimo, a dispetto del fatto che invece stando lì nel concerto Si sentiva è uno malissimo. schifo. Vabbè. No. Questo Hi-Fi Rose RD160 è intrinsecamente bilanciato, quindi costa 5.000 euro circa, Sì. poco di meno, poco di più, insomma circa 5.000 euro, e quindi noi che abbiamo fatto? L'abbiamo attaccato all'integrato Copland, che ne costa altrettanto i 5.000. Sì, Giusto? più grosso modo. Grosso Solo che, vai. essendo il Copland un amplificatore sbilanciato ma dotato di ingressi bilanciati, il risultato non è che sia stato proprio travolgente. Perché siamo passati per una sezione all'interno del Copland che da bilanciato sbilancia, quindi è un buffer 1 a 1 che fa un'operazione sul segnale, in qualche modo lo peggiora. Sì, e tant'è che obiettivamente, insomma, io me lo sono sentito a lungo, ci ho passato una domenica pomeriggio ad ascoltarmelo, non è che proprio fossi rimasto ammaliato dal suono che ne usciva. E quindi anche per provare la regolazione del volume dell'RD 160, che nel caso dell'uso del Copland non era in uso perché era bypassata, esatto, era bypassata, ci siamo ripresi questo splendido finale della Esoteric S05, che dico splendido perché a me è piaciuto da morire, oltre ad essere in classe A e quindi una discreta stufettina. Senti che meraviglia questo calduccio. Quindi questo finale è un finale bilanciato e quindi ci ha permesso di utilizzare l'RD 160 nella sua totalità delle funzioni, giusto? Assolutamente. Oh. E obiettivamente il risultato all'ascolto è stato immediatamente migliore. Poi veniteci a dire che questo finale costa 16.000 euro, siamo d'accordo, ma vi faccio un'ulteriore considerazione, che un DAC di questo tipo bilanciato con il controllo del volume chiama una elettronica bilanciata. Sì. E normalmente un integrato o un finale completamente bilanciati non costano 5.000 euro, ma costano molto di più. Ahimè, sì. Esatto, perché la configurazione completamente bilanciata chiama al suo interno un esatto raddoppio del circuito, e quindi raddoppiando il circuito I costi non possono rimanere uguali. Ok? Mi pare che questo inquadra bene il discorso. Una cosa che è piaciuta a Giulio, cambiando camera, e voglio andare tranchant subito su un cambiando argomento, è che la differenza fra i vari filtri quasi non si sente, il che ci è piaciuto, ecco. Allora, di questi filtri possiamo parlarne, dunque sono, se non ricordo male, 6 o 7.
sono selezionabili al volo con il telecomando, quindi uno può fare un confronto AB istantaneo. E ancora una volta io mi sono trovato con dei filtri dove obiettivamente faccio fatica a distinguere la differenza. In termini timbrici tenderei a dire che differenze non ve ne sono, ci sono secondo me, per quella che è la mia sensibilità, insomma, delle differenze in termini di, come posso dire, maggiore o minore durezza del segnale. In alcuni casi tende a essere, poi anche il nome è evocativo in tal senso, sharp, quindi sono contrasti un po' più violenti, e altri invece sono dei contrasti meno marcati, però timbricamente io l'ho trovato sostanzialmente inaudibile la differenza. Allora, questo è RD 160, cosa utilizza all'interno per convertire? Coppia. La coppia di Asahi Kasei 4191 e 4490, insomma l'ultima coppia di chip top di gamma della Asahi Kasei, in una configurazione molto interessante perché è dual mono, quindi ci sono due coppie, una per il canale sinistro e una per il canale destro, organizzate, lo vedremo nello sventramento, in modo molto intelligente, perché è come se fossero due DAC mono messi nello stesso contenitore. Sì, se vi stesse chiedendo perché è sdoppiato il chip è sdoppiato perché il primo fa il trattamento sul segnale, ma ancora nel dominio digitale, quindi fa l'eventuale oversampling, l'applicazione dei filtri, fa il passaggio da PCM a DSD qualora uno lo volesse fare, opera assieme al clock della macchina sul reclocking del segnale. Il secondo componente invece fa brutalmente la conversione da digitale ad analogico. È il, come posso dire, il nuovo trend di Asahi Kasei, che ha deciso di suddividere in due, specializzare su due chipset differenti la funzionalità. Vedremo poi la dotazione di ingressi, che è spaziale. Cosa interessante, i chip, diciamo, gli stati di uscita sono fatti con operazionali, maledetti! In particolare con i famosissimi Muses 02, in questo caso veri, perché poi, come abbiamo avuto già modo di dire varie volte, ci sono quelli veri e quelli falsi. In questo caso sono sicuramente veri. Voglio però spezzare una lancia a favore degli operazionali, perché mi sembra che stiamo assistendo, io e Giulio, a delle guerre di religione che sembrano simili a quelli della classe D. In classe D fa schifo, c'ha gli operazionali, fa schifo. È cinese, fa schifo. È cinese, fa schifo. Tutte queste cose a noi non suonano bene. No. Ecco, e non è che siccome agli operazionali non va bene, perché tra l'altro questi sono operazionali costosi, giapponesi, costruiti in un modo maniacale come solo i giapponesi sanno fare, e quindi io esorterei i nostri follower a stare molto attenti, a fare delle considerazioni delle quali poi si potrebbero pentire. Allora, notazioni estetiche che fanno insomma un po' parte di questo DAC, che è un po' diverso dalla concorrenza. Anche perché Rose sull'aspetto estetico ci tiene moltissimo, e qui non si sono risparmiati. E devo dire una cosa, è comodo perché ha questo grosso display in bianco e nero che ti fa vedere chiaramente. Scusate, che fa pensare al Kindle. È vero, sì, è vero. È uno stranissimo display che non ha il vetro davanti, ha una sorta di plastica traslucida, i caratteri e i grafici sono bianchi, e alla fine c'è una sorta di effetto Kindle. Sì. Anche piacevole. Sì, piacevole, e che tra l'altro permette una perfetta lettura anche a distanza di divano. A distanza e con una forte luce ambientale. Sì, infatti adesso lo state vedendo, ci sono fondamentalmente due schermate, una un po' più riassuntiva, che è la schermata di ascolto, poi c'è la schermata, quella dei settaggi, che è, devo dire, molto bella, molto evocativa, perché c'è questo grafico enorme che fa vedere il percorso del segnale, quindi dove passa, quali sono gli eventuali controlli. E questa è una cosa fatta molto bene, perché immediatamente capisci il diagramma a blocchi di quello che sta succedendo. Esatto, quindi vedi proprio il percorso del segnale, ma lo state vedendo. Quello che non mi piace, caro Giulio, a te piace? No.
è questo alberello di Natale che si vede, che è il segnale, diciamo. Allora, loro dicono che dopo poco, dopo circa 2 minuti, va in automatico, in auto switch, su una rappresentazione o piccolina come grande, ecco, Grande, in questo sì. caso, di questi sgorbi che si muovono, che dovrebbero essere... Allora, c'è la possibilità, però abbiamo scoperto di spegnerlo, quindi esatto. puoi risparmiarti questo spettacolo e... Anche perché è così bello il display, così che io avrei fatto il numero del volume, punto, al centro. Punto. Benissimo, allora, come, bravo, fai vedere il telecomando, come qualche follower che segue gli short avrà già visto, io l'ho aperto prima di accenderlo. Quindi già lo so che cosa c'è dentro, già so come si apre, ma adesso andiamo allo sventramento, giusto? Non dobbiamo dire altro, perché gli ingressi li facciamo vedere dopo. Dove io vedrò nello sventramento, e lo dico provocatoriamente, il mio amato ingresso in fibra ottica. Che qualcuno ci ha detto, voi non serve a niente, sei un cretino. Sì, sono un cretino, lo so. Che però abbiamo una tratta di oltre 100 metri e quindi a noi la fibra ottica ci serve. Sì. Quindi prima di parlare pensate. Ciao, a tra poco, ciao. Giulio? Eccolo. Ma non ci stanno i buchi, non ti si vede attraverso. Non ci sono i buchi, ma questo l'ho fatto per far vedere quanto è spesso il pannello in alluminio fresato. Sì, mettilo. Oh, esatto. Così quanto è bello questo logo di Hi-Fi Rose. Quello è fresato, il pannello non è fresato per niente. Il pannello. Neanche questi bordi? No, forse sì, quelli forse sì. Va bene, allora, lo metto a posto. Ingresso a 220 con fusibile con circuit breaker in realtà, quindi se succede qualcosa questo affare viene fuori e bisogna riarmarlo, ok? Piccolo alimentatore switching della Morsun che serve esclusivamente per le funzioni stand-by. Sì. Poi ci spostiamo verso questa board, che è tutta la board di alimentazione, dove c'è 2 trasformatori per la parte audio left e right, che hanno un primario a 12 volt e un secondario a 12 volt e altri 2 18018. Questi fanno esclusivamente i circuiti di uscita in bassa frequenza e questo invece fa tutto il resto dell'alimentazione. Stessa cosa per questo. E questo invece è il trasformatore che alimenta esclusivamente il circuito digitale, che è questo centrale. Tutte su schede separate? Tutte su schede separate. La cosa bellissima è che in pratica queste 2 schede sono 2 DAC mono. Vedete i chip Asahi Kasei, HM e HM, e la stessa cosa c'è qui, per semplicità ne vediamo una sola, e quindi c'è un chip per ogni canale, e poi c'è tutta questa bellissima sfilza di operazionali, che sono questi che stanno qua dietro. Tra cui i preziosissimi Muses 02, che oggi su DGK credo che siano intorno ai 60 euro l'uno. Questi invece sono degli LM4562. I Vimarossi veri, perché c'è anche qualche prodotto molto economico che i Vimarossi veri non ce l'ha. Ok, si vedono i Vimarossi veri perché hanno il contenitore leggermente bombato, cosa che altri Vimarossi, che poi vedremo, non hanno. Ok? Tantissimi condensatori molto piccoli, elettrolitici bellissimi, sempre della Mundorf. Sono stupendi questi condensatori, come è stupenda non solo la costruzione, ma come è fatto il circuito stampato. È sicuramente un circuito stampato a 4 facce di altissimo livello. Vedete? Left channel e dall'altro lato probabilmente ci sarà scritto right channel. Esatto. Con questi che sono sezioni di alimentazione separate per ogni funzione del circuito, quindi c'è un'accuratezza costruttiva veramente di altissimo livello. Dunque, quelle torri con i connettori d'antenna che sono? Queste torri sono
le torri che corrispondono agli ingressi coassiali e qui c'è una particolarità, caro Giulio. Vuoi che lo giro così facciamo vedere anche il pannello posteriore? Va bene. Ok? Perché così facciamo vedere meglio tutte queste particolarità. E c'è anche una chicchetta, oltre a quella che piace tanto a te ce n'è anche un'altra. Perché come potete notare, cari followers, qui ci sono questo è l'ingresso coassiale 75 ohm, Sì. che fa capo a una torretta, Sì. perché il circuito stampato ha ingresso su BNC, poi dopo lo sfiliamo e lo facciamo vedere. Questi due connettori invece, uno ha l'impedenza 75 ohm e uno ha l'impedenza 50 ohm ed è il clock esterno. È vero, il clock esterno. Esatto, ma questo perché? Perché ci sono clock che hanno uscita a 75 ohm e clock come quello dell'Esoteric che ha uscita a 50 ohm. Quindi secondo l'impedenza del clock e quindi qui è un cavo diverso perché l'impedenza, il connettore con impedenza a 75 ohm è un BNC. Questo connettore invece ha un'impedenza caratteristica di 50 ohm. Questo vedete è un BNC, eccolo qua. Sì. Fatto benissimo, in modo veramente spettacolare. E poi vorrei però che tu ti concentrassi su questo scatolotto perché so che ti piace da morire. Questo qua è il solito scatolotto del transceiver per la fibra ottica. Esatto. Quindi è la gabbietta all'interno del quale si può posizionare il modulino, Esatto. che è questo qui. Esatto. Un coassiale, un ottico, il secondo coassiale, l'I2S, Sì. trigger per accensione remota, poi abbiamo, come hai giustamente fatto notare tu, l'ingresso ottico, l'ingresso USB, poi abbiamo questa porta USB-C che è per software update. Sì, ma se torni qui, caro Giulio, Torno lì da te. facciamo vedere la esigua sezione dei cavi di collegamento RCA. Guardate che bestie che sono. Porca miseria. Sì. Di questo è il Clock OXCO, quello di altissima precisione. Accanto il classico modulo XMOS per l'USB. Esatto. E questa è, diciamo, tutta la parte di gestione degli ingressi digitali. Canale destro, canale sinistro, questi sono i due segnali digitali che vengono poi smistati ai due DAC separati. Ok. Ovviamente è un lavoro eccellente, veramente eccellente. Sembra molto ordinato. Estremamente ordinato, sì. Cari amici, appena Giulio tira su la telecamera, Sì, eccoti qui. cari amici, in sala d'ascolto avremo delle belle sorprese perché io e Giulio abbiamo due pareri leggermente diversi. A tra poco, ciao! Ciao. Allora Giulio, sono contento di verificare che è la prima volta non siamo molto d'accordo sull'ascolto. Sì, non siamo Non particolarmente siamo d'accordo. particolarmente d'accordo, cioè a me piace molto, Giulio ci ha trovato qualcosa che gli piace meno, il che però mi fa molto piacere, perché questo non va visto nel a voi piace o a voi non piace, nella ineluttabilità del gusto personale, e gusto personale che ovviamente si può esprimere in prodotti di questo livello, perché prodotti molto più economici non mettono per niente e livellano talmente tanto i micro contrasti e anche spesso i macro contrasti, per cui diciamo lo ascolti, ti piace, non ti piace per niente, ma siamo lì. Certamente. Quando invece il prodotto è un prodotto di questo livello, ovviamente ha una sua personalità e quindi per quanto siamo spesso molto in accordo, questa volta non ci troviamo perfettamente in accordo. Allora io dico un po' quello che è la mia impressione, perché a me è piaciuto tanto l'asciuttezza di questo DAC, il saper interpretare il messaggio sonoro sempre in un modo estremamente asciutto, transienti molto molto veloci, qualche volta a discapito di un certo corpo, sembra quasi che l'Hi-Fi Rose
rincorra il picco per risolverlo piuttosto che per soffermarci sopra. Poi è chiaro che tecnicamente è una cosa che sembra assurda da dire, ma un po' forse questa è stata l'impressione. Però in questo a me è sembrata una fotografia contrastata che mi ha convinto. Il basso, anche con queste Kaya S12 che hanno un woofer solamente a 10, seppure hanno un basso eccellente, avevano una profondità, un'escursione, un controllo veramente ragguardevoli. Anche il medio-alto, soprattutto l'alto, a me è piaciuto molto. Confermo però quello che abbiamo detto in apertura, la differenza tra i filtri non è macroscopica. Ho trovato invece discrete differenze utilizzando meno l'oversampling. Vai Giulio, cambiamo Dunque, camera, vai. Allora, io ho iniziato gli ascolti facendo una lunga sessione con il Copland, quindi con la limitazione del discorso del non bilanciato del Copland. Ho utilizzato dapprima le uscite di questo RD160 bilanciate, poi sono andato tutto in RCA, quindi sono uscito in RCA, entrato nel Copland in RCA, e devo dire lì un certo miglioramento c'è stato, quindi a testimonianza del fatto, questo non è una colpa del DAC ma una colpa probabilmente del Copland, che i due ingressi si comportano in maniera un po' diversa. In entrambi i casi comunque, e nonostante tutti i tentativi fatti andando a cercare i filtri più adatti, devo dire che il miglior risultato l'ho ottenuto facendo fare all'RD 160 il sovracampionamento, il che mi ha imposto di fare un cambio di server, cioè mentre prima utilizzavo il server su cui gira HQ Player facendo andare l'RD 160 senza sovracampionamento, perché altrimenti HQ Player non avrebbe fatto il suo lavoro, insomma sarebbe stata una ridondanza senza senso. Sono passato all'altro server, quello su cui gira il core di Roon, nudo e crudo, e con una scheda USB buona JCAT, facendo fare il sovracampionamento all'RD 160, e in questo caso devo dire che sonicamente mi è piaciuto di più, e era come se dal punto di vista della timbrica, dal punto di vista del corpo del suono, riuscisse a esprimere qualcosina in più. Detto questo, poi abbiamo fatto le prove con l'Esoteric collegato in bilanciato e le cose sono decisamente migliorate, però alla fine non sono, nonostante tutte queste prove, riuscito a trovare un equilibrio che abbia fatto sì che questa sensazione di asciutto, di suono estremamente asciutto, quasi mi verrebbe da dire un po' scheletrico, si mitigasse. Quindi a me resta la sensazione di un DAC che va in una direzione opposta a quella che io vado cercando. Sapete insomma, uno dei nostri riferimenti è l'Aqua Scala MK2, però forse ricorderete tempo addietro abbiamo provato un Dynafrips dove a me ha colpito il calore, la rotondità, la liquidità e forse in qualche maniera un senso di umanità che riusciva a trasmettere all'ascolto, che questi DAC riuscivano a trasmettere all'ascolto. Penso anche all'MPD8, al playback che abbiamo sopra. Su questo aspetto, su questo fronte, il Rose io lo trovo un po' carente, cioè non ho mai avuto un vero coinvolgimento, sempre la sensazione che ci fosse una sorta di barriera, la sensazione che ci fosse un dispositivo, per quanto eccellente, che stava riproducendo la musica. Non mi ci sono mai sentito immerso dentro, e questo ecco è l'aspetto che ha fatto sì che io
in questo prodotto mi ci riconoscessi un po' di meno. Pensa poi quanto è invece, alcune volte i gusti sono cambianti, perché io prima ho sentito Venditti De Gregori, l'ultimo album live che hanno fatto, e mi sono quasi commosso, perché invece mi sono sentito proprio proiettato in mezzo al palco. Quindi immaginate quanto poi, per quanto sia io che lui abbiamo tantissime esperienze e quindi riusciamo comunque a inquadrare in modo relativamente semplice un prodotto dal punto di vista del mercato, dal punto di vista delle interfacce, bla bla bla, poi alla fine quando prodotti di questa classe li ascolti ti possono piacere o non piacere. Del resto va un po', ecco, nella direzione, mi verrebbe quasi a dire, del suono spectral, quindi un suono estremamente radiografante, estremamente preciso, estremamente con contorni molto molto precisi, un po' meno umano o umanizzante di quanto non siano altri. Del resto non è un caso che poi, per arrivare ad un equilibrio per me soddisfacente, ci abbiamo messo un classe A. Certo, beh, che comunque certo, quel corpo, quel calore, quella, diciamo, quelle sonorità in qualche maniera le ha trasmesse, stemperando un po' questo carattere così asciutto del Rose. Però ragazzi, che dire, cioè, quando ancora una volta voi ci dite meglio questo e meglio quello, ma vedete quanto è complesso poter esprimere un giudizio, arrivare a poter esprimere un giudizio. Non è una cosa che la fai in 2 minuti. Qui abbiamo cercato, facendo una gran fatica dal punto di vista della logistica, di mettere questo RD 160 nella condizione di esprimersi al meglio, per venire incontro probabilmente ad una mia idiosincrasia. Da una parte questo, dall'altra parte però noi cerchiamo sempre di mettere tutti gli apparecchi nella loro migliore condizione possibile, certo. E poi facciamo anche un'altra cosa, Giulio, cerchiamo sempre di fare in modo che quello che abbiamo qui e quello che utilizziamo sia in qualche modo replicabile anche dai nostri follower, perché poi se ci metti, come ho visto qualcuno fare, l'amplificatore vintage che non si può più comprare, o il cavo autocostruito, o 100 altri dettagli grandi o piccoli, significa mettere il follower nella condizione di non poter replicare, non poter sentire che lui può fare la stessa cosa, no? E quindi noi abbiamo fatto questa cosa che è assolutamente replicabile, mettendo l'Hi-Fi Rose nelle migliori condizioni per esprimersi, anche dal punto di vista del controllo di volume, scusate, che è eccellente. Quello sì, quello sì. Comunque, detto questo, qua stiamo ragionando veramente sulle questioni di, come si suol dire, di lana caprina, ma l'high-end però di questo è fatto, e scendendo, come dire, con i piedi per terra, stiamo parlando di un ottimo DAC di fascia elevata, quindi non stiamo più parlando del DAC entry level, esatto, che per carità va benissimo nella sua fascia di prezzo. Qua stiamo in una fascia di prezzo sicuramente più elevata e quindi ci si aspetta e si richiede qualche cosa di più. Dal punto di vista costruttivo la macchina è fatta in modo esemplare, e quindi no, dal punto di vista, ecco, costruzione, esperienza utente e quant'altro, veramente nulla da eccepire, ma del resto da un marchio come Hi-Fi Rose, che è un marchio, diciamo, premium, tanto quanto lo può essere Persolo, insomma, esatto, sono apparecchi molto curati anche sotto quel punto di vista. Ovviamente ottimo rapporto qualità-prezzo, perché per 5.000 euro per ascoltarlo al meglio gli abbiamo messo un finale che costa 3 volte di più. Ovviamente chiama però, come abbiamo già detto in descrizione, una sezione di potenza, possibilmente un finale, ma altrimenti un integrato completamente bilanciato, per fare in modo da ascoltarlo al meglio delle sue possibilità. Va bene, allora subscribe, campanella, seguiteci, anche il sito www.audio2g.com e anche i social, giusto? Giusto. Ciao, alla prossima. Ciao.